Ciao a tutti amici del cancro, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami cancro, tendenze energetiche predestinate per il mese di dicembre 2024. Abbiamo la carta dell'imperatore, amici del cancro. Periodo di concretezza, di stabilità. Mi viene anche in mente un po' il padre, ma non solo il padre fisico, il papà, anche il padre interno. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo come sempre che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video e sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi, trovate i link ai corsi gratuiti presenti sul canale che sono due, uno è un corso base di metafisica sui chakra e l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi. Poi c'è anche il link per il corso di livello intermedio di tarocchi intuitivi che partirà a gennaio 2025. Comunque io nella descrizione inserisco sempre le novità, le promozioni, voi eventualmente aprite la tendina e poi per ogni informazione aggiuntiva vi basta scrivermi un'email. Bene ragazzi, andiamo a vedere qual è l'energia per il mese di dicembre. Partiamo con la temperanza e un asso di bastoni, un fante di bastoni, un matto, abbiamo la torre, la morte, un 10 di bastoni e il sole. Sento come aria di cambio, quotidianità, cambio stile di vita, cambio delle dinamiche, ma per trovare una vostra solidità interna e anche esterna. Con l'imperatore è una carta che parla comunque di concretezza, di materia, anche di soldi. Allora ragazzi, andiamo a vedere adesso carta per carta, cerchiamo di farci un'idea delle energie e poi andrò a fare i vari esempi sull'amore, sul lavoro, economia, progetti, famiglia, insomma andremo a vedere un po' tutto. Partiamo da questa temperanza, che è una carta di pazienza ma anche di guarigione. Abbiamo il diavolo e un 9 di coppe. Può esserci un certo tipo di pazienza inerente a una situazione un po' stagnante. Col diavolo direi anche un po' tossichina o tossica, per qualcuno magari è proprio pesante. Quindi può essere vista o come la pazienza o come la necessità di guarire questa situazione o questo momento. Magari è una relazione anche. Sento di più una situazione, però ognuno lo applichi alla propria realtà. Andiamo a vedere l'asso di bastoni. Abbiamo un re di coppe e un asso di denari. Qui ragazzi promettono nuovi inizi. Diciamo che avete due carte che parlano di fine e per adesso due carte che parlano di nuovi inizi. Essendoci un re di coppe, per qualcuno magari è proprio un inizio di tipo romantico. Andiamo a vedere il 2 di bastoni, scusate, il fante di bastoni. Il sole. Scusate, questo non è il sole, questo è un 7 di pentacoli, solo che siccome ci sono i girasoli,
e i girasoli sono nel sole, io l'ho subito associato al sole. Però comunque è uscito. Allora abbiamo una regina di spade e la morte, che è una carta che si ripete. Voglio andare a vedere anche questo matto. C'è un qualche tipo di tema legato o ai figli o al padre, adesso dipende se voi siete i figli o i padri. 9 di pentacoli e re di pentacoli. Scusate, devo andare a vedere anche la torre. Perché qui ho la sensazione che qualche cosa di nuovo cominci e può essere proprio nella sfera affettiva, magari con i figli, magari con un partner, magari con dei cugini, con i vicini di casa. Abbiamo un 5 di pentacoli e un 10 di spade. Guardate ragazzi, io ho proprio forte la sensazione che qui ci sia una situazione tossica, per qualcuno rispecchia il lavoro o comunque un qualche, potrebbe anche semplicemente essere un qualche questione mentale che vi appesantisce. Diciamo che essendoci l'imperatore potrebbe fortemente riguardare o il lavoro o lo status sociale o la situazione economica, un determinato ruolo che state rivestendo. Andiamo a vedere la morte. E la cosa interessante è che iniziamo con la temperanza, che è una carta di pazienza, e terminiamo con il 7 di pentacoli, che è altrettanto una carta di pazienza. È come se fosse un mese, diciamo, che viaggia con l'encefalogramma piatto, se vogliamo. Allora, qui abbiamo un 6 di denari, un 6 di coppe e un cavaliere di spade. Sì, c'è bisogno di aria fresca, c'è bisogno di fare qualche cosa di nuovo perché è come se il tipo di vita che state vivendo in questo momento abbia raggiunto una staticità non sana, come se ci fossero delle dinamiche che avete bisogno di curare, dei pesi che avete bisogno di togliere. Avete due volte la carta della morte, la regina di spade. È ora di tagliare con certe responsabilità, ragazzi. Andiamo a vedere, e soprattutto se siete voi i genitori e ci sono dei figli, io ho come la sensazione, adesso questo è uno spoiler, poi dopo lo andremo a vedere più nel dettaglio, però ho come la sensazione che potrebbe finalmente staccarsi qualche figlio a livello economico, cioè nel senso che potrebbe iniziare magari a trovare lavoro o ad occuparsi insomma delle sue spese. Andiamo a vedere il 10 di bastoni, 2 di bastoni e cavaliere di bastoni. Sì, ma infatti è come se con questo 10 di bastoni vi toglieste questo peso, questa responsabilità. Potrebbero anche semplicemente essere aspettative, eh. Cioè, nel senso, vi dico, c'è il diavolo, quindi è fortemente qualcosa di mentale che vi attanaglia, che vi schiavizza letteralmente, perché il diavolo è la carta della schiavitù, che però è sempre volontaria. Siamo noi che scegliamo di stare in quella situazione. Andiamo a vedere 7 di pentacoli. Guardate, 7 di pentacoli è una carta che vi dice che un certo tipo di lavoro è già stato fatto. Guardate, 10 di bastoni e asso di spade. È come se la decisione fosse già presa, dovete solo comunicarlo, dovete aspettare il momento giusto per comunicare la fine delle vostre dipendenze, per comunicare il fatto che, non lo so, sento molto un cambio a livello lavorativo o di stile di vita, come se foste in meditazione di qualche cosa di nuovo. Allora, andiamo a vedere settore per settore. Partiamo dai single. Devo dire ragazzi che il settore affettivo, che sia single, non single, romantico, familiare, amicizie, insomma, lo vedo abbastanza bene in questo mese. E se siete single, vi dico che c'è
una conoscenza che potreste fare, che magari inizia un po' così, come un'amicizia, un po' disinteressata, ma che poi a un certo punto come la sensazione che esploda la passione e si concretizzi proprio qualche cosa di bello con questa persona. Attenzione, perché voi iniziate con qualche cosa da guarire, qualche questione egoica, qualche schiavitù, potrebbe essere qualche dipendenza, potrebbe essere il diavolo. Con il 9 di coppe mi parla di pigrizia, mi parla di ozio, mi parla di qualcuno che ha, diciamo, debolezze di gola, piuttosto che di alcol, piuttosto che dipendenze di questo genere potrebbero essere. Siccome anche qui la temperanza ha due coppe, fate voi, insomma. Però, ragazzi, veramente può nascere qualcosa di bellissimo con questa persona. Per chi è in coppia, devo dire che anche qui è come se ci fossero dei nuovi capitoli che si aprono. C'è come bisogno, se per caso questa zona stantia fa riferimento alla vita che vivete tutti i giorni col vostro partner, c'è come aria fresca, c'è come un... Effettivamente qualche taglio è necessario per... Sapete, no, io faccio sempre l'esempio dell'armadio. Se si vuole riempire l'armadio con dei vestiti nuovi, bisogna prima togliere quelli vecchi perché la capienza è quella. E qui è un po' la stessa cosa. Se si vogliono iniziare cose nuove, bisogna togliersi cose passate. Vi dico. Se per caso avete dei debiti, io ho come la sensazione, adesso vabbè, lo dirò poi dopo, però visto che sono debiti di coppia, potrebbero essere debiti di coppia, ma seguitemi fino in fondo e poi vi dirò anche il lato economico. Va bene, torniamo a chi è in coppia e va tutto bene. Sento che comunque è un periodo dove vi alleggerirete in un certo senso, parlerete chiaro. Vi dico che potrebbero anche esserci delle prospettive per creare qualcosa proprio insieme. Mi fanno vedere l'insegna luminosa di un bar, quindi per qualcuno magari potrebbe risuonare, potrebbe essere la progettualità di un figlio, piuttosto che di un viaggio, uno spostamento, come un... Ok, abbiamo bisogno di una nuova avventura come coppia e la organizziamo e a dicembre se ne parla. Se invece, ragazzi, la vostra relazione non va tanto e questo diavolo è proprio lì, diciamo che vi pesa in questo settore, ehm, anche qui ho la sensazione che dobbiate parlare forse un pochettino più chiaro con l'altra persona, prendere iniziative diverse rispetto a quello che avete preso fino ad adesso. Se avete fatto una determinata cosa e continuate, cioè se fate una determinata cosa e continuate ad ottenere un determinato risultato, se volete un risultato diverso dovete cambiare quello che fate. Ok, quindi si tratta di trovare, avete tanti assi, avete anche un matto, si tratta di trovare un nuovo sprint, una nuova grinta per, diciamo anche un po' così, ravvivare la suspense nella coppia. Arriviamo ai figli che vi ho spoilerato un pochettino prima. Se non sono figli, ragazzi, possono essere progetti, dipendendo dalla vita di ognuno, adattate alla lettura. Devo dire, ragazzi, che sento che qualche cosa anche qui prenderà un pochettino il volo. Se fossero figli già in età da lavoro, potrebbero trovare lavoro, potrebbero iniziare un nuovo progetto. Sento comunque molta abbondanza e anche appoggio, se volete, da parte vostra nei loro confronti. Qualcuno potrebbe anche decidere di partire e sì, ho come il sentore che vi sentirete più leggeri dopo questo dicembre nella relazione proprio con i figli. E se fossero progetti, anche qui vedo che si va verso l'abbondanza, verso la prosperità. Ricordatevi che avete l'imperatore che parla proprio di potere economico. Va bene, parliamo dell'economia, visto che abbiamo accennato sia adesso che prima. Allora, devo dire, se per caso avete debiti, io sento che entro il mese di dicembre o li salderete o troverete il modo di saldarli più in fretta.
Probabilmente, se avete tanti debiti, questo diavolo potrebbe essere riferito appunto a questo, al fatto che non vi sentite liberi magari di investire in cose nuove, di iniziare progetti nuovi, proprio perché non sapete bene come gestire quelli che avete già in piedi, quelli che state finendo di pagare. Però io ho come la sensazione che qui ci sarà una sorta di ribaltone, una verità con questo asso di spade potrebbe venire a galla. Si tratta di aspettare e di vedere come si muovono le cose, perché il 7 di Pentacoli è una carta dell'attesa, della maturazione dei frutti. mm. Ehm, Se per caso siete di quelli che non so, come la sensazione che dobbiate mettere le mani su degli investimenti passati e riaggiornarli, riportarli un pochettino, come vi posso dire, non in auge, ma cioè se per esempio avete un prodotto che è tanto tempo che avete in azienda e che è lì fermo per dire, ricominciare a pubblicizzarlo, a proporlo, metterlo in offerta, iniziare a farlo circolare di nuovo. E questo potrebbe essere riferito a qualche prodotto finanziario, piuttosto che qualche prodotto fisico, piuttosto che qualche immobile. Se parliamo, ragazzi, di salute psicoemotiva, se parliamo di salute psicoemotiva, devo dire che sì, vi alleggerirete non poco, come già vi dicevo prima. Io credo che questo diavolo potrebbe anche essere collegato alle aspettative, al risultato, e se non ce la faccio, e se poi fallisco. Però ad un certo punto vedrete che mollerete il colpo e vi sentirete più leggeri. E adesso arrivo al colpo, che è questa torre. Qui potrebbero esserci dei cambi importanti a livello proprio della vostra quotidianità. La torre è una carta che parla di caduta dell'ego e qui abbiamo l'ego, abbiamo il diavolo. C'è come una sorta di autoguarigione o di tentativo di guarigione, c'è come la necessità di guarire qualche condizionamento, potrebbero anche essere obiettivi egoici che magari a un certo punto ci si rende conto che non sono proprio in allineamento con la nostra anima, ma servivano al nostro ego per farci apparire, per farci sentire migliori. mm? E qui arriva la caduta di questa maschera, che è la maschera del diavolo. C'è un 5 di pentacoli e un 10 di spade. Il 10 di spade è l'arcano minore della morte. Qui sento, ragazzi, che potrebbero arrivare delle forti delusioni. Ehm, o come caspita, ma io non mi ero reso conto che le cose fossero realmente così. Ed è un po' come rimanere delusi davanti all'evidenza dei fatti, no? Per qualcuno si tratta di perdere il lavoro o di fare un colpo di testa, una pazzia, perché avete un matto, avete questa situazione un po' soffocante, c'è la voglia qui di fare altro, c'è come questa nuova progettualità che potrebbe venire fuori e io qui sento che qualcuno potrebbe finalmente decidere di licenziarsi. Ehm, per qualcun altro, ragazzi, credo che arriverà un licenziamento, magari non è un vero e proprio licenziamento, potrebbe essere una cassa integrazione o cose per lo stile, o potrebbe anche essere che vi dicano, che l'azienda vi dica o i clienti vi dicano: guarda, non riesco a pagarti entro la fine del 2024 e l'azienda vi dica: non riesco a darvi la tredicesima quest'anno, no? Ve la do magari gennaio, metà febbraio. Ho come la sensazione che potrebbe esserci una delusione da quel punto di vista lì e secondo me questa delusione sarà un po' il detonatore di tutti questi assi, questi nuovi progetti, questa voglia di andare, questa voglia di tagliare. Qui abbiamo due volte la morte, una volta il 10 di spade.
aria fresca, c'è questo diavolo che pesa, c'è voglia di un qualche cosa di più stabile, di più concreto, di vostro. È come se fosse arrivato il momento di costruire il vostro impero. Se siete senza lavoro, ehm, non credo che sia un buon periodo, ragazzi, per tentare di cercare lavoro. Ho come la sensazione che sì, potrebbe arrivare effettivamente qualche cosa, ma alla fine potrebbero anche non pagarvi o non la vedo tanto positiva. Cioè, se riuscite, se avete ancora una parte di aiuti sociali piuttosto che di risparmi, magari iniziate a spargere la voce per l'anno prossimo, ma è come se fosse sconsigliato di prendere i lavori immediati perché è come se poi non vi trovaste bene o ci potrebbero essere delle delusioni, cose di questo genere. Poi vedete voi ovviamente ognuno guarda le proprie tasche, quindi. Per quello che riguarda gli autonomi, ehm, ecco, guardate, è un po' il tema di cui vi parlavo prima, ho come la sensazione che potrebbero non arrivare i pagamenti che voi vi aspettavate e quindi preparatevi un piano B nel caso abbiate delle scadenze a fine anno importanti. Potreste rifinanziare, ho sentito proprio questa parola. Potreste chiedere aiuto a qualcuno, non tanto da un punto di vista economico, ma da un punto di vista pratico, quindi a smaltire più lavoro, per esempio. Ehm, per quello che riguarda, cos'è che vi devo ancora dire? Forse ho detto tutto. Psicomotivo l'ho detto. Sì, l'unica parte un po' negativa sono questo diavolo e questa torre, ragazzi, che secondo me sono nel settore pratico. Nel settore, per qualcuno è il lavorativo, per qualcun altro è la vita di tutti i giorni che può subire uno scossone e per molti è legato al settore finanziario, quindi come se qualcuno perdesse il lavoro e non se l'aspettasse. Adesso prendete sempre con le pinze quello che vi dico perché sono letture collettive, non entrate in panico e anzi, queste letture servono apposta, cioè se diciamo io vi dico una cosa così, voi finita la lettura dovreste mettervi su subito.it e cercare eventualmente un altro lavoro, iscrivervi in un'altra agenzia interinale, insomma. Ehm, vedete voi come muovervi, ma lo scopo è preventivo, in modo che uno si possa preparare il piano A, piano B, il piano C. Però ecco, tenete gli occhi aperti, perché con il 5 di Pentacoli può esserci una perdita di denaro o una delusione, una forte delusione considerata la torre. La torre è la rottura delle certezze, delle sicurezze. Avete lavorato 22 anni in un'azienda e pensate che non vi possano licenziare fino alla pensione? Ecco, potrebbe succedere anche a voi. Ed è proprio quella la rottura di una certezza, di un qualche cosa che per noi era scontato, era certo. Era un esempio, eh? Anche se il 22 l'ho visto. Quindi prendete voi i messaggi che vi risuonano, ragazzi. Va bene, andiamo a vedere ancora un paio di oracoli. Il pensatore, carta numero 44. E arrivare al traguardo, carta numero 47, è come se vi dicessero di applicare una strategia per arrivare ai vostri obiettivi. Innanzitutto toglietevi i debiti, toglietevi i pesi, toglietevi le maschere dell'ego, toglietevi le situazioni tossiche che possono danneggiarvi o possono farvi ammalare. Qui ho la sensazione che sia qualcosa di materiale e principalmente legato al lavoro, qualche obiettivo che vi siete prefissati perché tutta la parte dei sentimenti e delle emozioni è piacevole, è bella, cioè sarete come in un buon mood in questo mese di dicembre a livello emotivo. Però sì che c'è questa nota dolente della torre, effettivamente, ok? Andiamo a vedere un ultimo oracolo. Ok. Abbandona il risentimento. Mm.
Effettivamente, ragazzi, io il diavolo molte volte lo associo alla rabbia, soprattutto quando è repressa, che è qualcosa che ammala, letteralmente. E questa carta vi dice: identifica un sentimento di rancore di cui hai bisogno di disfarti. Tieni presente che tutti i tipi di risentimento sono velenosi e danneggiano il processo curativo. L'obiettivo: sii cosciente dei motivi per cui continui ad essere arrabbiato e inizia ad abbandonare i sentimenti negativi prima che finisca il giorno. Bellissima carta, devo dire, ragazzi, eh? Amici del cancro, spero che la lettura vi sia stata utile, spero che abbiate trovato spunti di riflessione interessanti. Fatemelo comunque sapere nei commenti. Se avete piacere potete mettere like, iscrivervi o condividere il video e per iniziare un percorso di crescita con me potete scrivermi una mail oppure abbonarvi al canale. La sezione degli abbonamenti è quella con le playlist con le copertine lilla. Potete entrare e dare un'occhiata ai titoli dei video così vi rendete conto di quello che tratto. Detto questo, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi auguro un bellissimo dicembre, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!